Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like, iscrivetevi e, se volete, sostenetemi cliccando sul tasto Unisciti. Grazie di cuore, e adesso, guardiamo insieme cosa è successo. Nel mondo dello spettacolo internazionale, dove ogni respiro sembra misurato da consulenti di immagine e regole non scritte, accadono a volte attimi imprevedibili che strappano il copione e lo gettano via sotto gli occhi di tutti. È successo ieri sera, durante una conferenza stampa che, sulle prime, pareva destinata a scorrere come una delle tante, ordinata e prevedibile. Al centro della scena, una coppia che non ha bisogno di presentazioni, Bar Arduk e Elçin Sangu, icone amatissime, seguite e commentate in ogni parte del globo. La sala era piena fino all'ultimo posto, giornalisti venuti da diversi paesi, addetti ai lavori attenti a ogni vibrazione, telefoni in modalità raffica, riflettori ovunque. L'atmosfera iniziale era cordiale, composta, quasi accademica. Le prime domande hanno toccato i loro progetti in corso, le campagne benefiche, i set impegnativi, il tempo minimo per la vita privata. Bar ed Elçin rispondevano con eleganza tranquilla, un sorriso misurato e quell'intesa che il pubblico ha imparato a riconoscere. Nessun presagio, nessun segnale lasciava immaginare ciò che stava per accadere. Poi, l'imprevisto ha bussato alla porta. Un reporter europeo, noto per non girare attorno alle cose, ha alzato la mano e, con voce ferma, ha lanciato la domanda che tutti pensavano ma nessuno aveva osato formulare davanti alle telecamere. Che cosa rispondete alle voci secondo cui la vostra immagine pubblica non sarebbe altro che una recita ben organizzata? Il silenzio è caduto nella sala come un sipario pesante. L'aria si è fatta sottile, le penne si sono fermate a mezz'aria, gli sguardi si sono incollati sui loro volti. Alcuni si aspettavano una schivata elegante, altri confidavano in un discorso diplomatico. Quasi nessuno, però, era pronto alla risposta che stava per arrivare. Bar ha inclinato la testa, ha lasciato apparire un mezzo sorriso sicuro, e si è avvicinato al microfono. Una recita? Ha scandito, senza tentennare. Se da qualche parte c'è teatro, non riguarda la nostra vita. Siamo esattamente quello che vedete, nel bene e nel difficile. E non dobbiamo mascherarci per esistere. Elçin lo ha guardato con quella complicità che dice più di 1000 frasi e ha aggiunto, con la sua calma ironica, la finzione appartiene al set. Fuori, non ci serve. Le parole sono rimbombate come un colpo secco. L'interprete ufficiale, una professionista abituata a frasi calibrate e a campi minati mediatici, è sembrata bloccarsi per un istante. Le dita le hanno tremato sul foglio, la voce le si è incrinata per un attimo, e la frase è uscita a scatti. Quel momento umanissimo, inatteso, ha fatto scoppiare una risata trattenuta tra i giornalisti, un mormorio crescente che ha rotto la tensione. Ed è stato chiaro a tutti, non stavano assistendo alla solita conferenza. Più i minuti passavano, più l'energia cambiava di tono. Qualcuno, spinto dall'ardire della coppia, ha osato farsi avanti con domande più pungenti, più dirette, più personali. Ma Bar non ha indietreggiato, anzi ha alzato la posta. È tutto vero quello che si scrive su di voi? Gli ha chiesto una voce dal fondo. Quello che riguarda la nostra vita, lo raccontiamo noi, ha risposto lui, breve e incisivo. Il resto è di chi lo inventa. L'interprete ha strizzato gli occhi, come per rimettere in ordine i pensieri, e le telecamere hanno iniziato a inquadrarla quasi quanto loro due, attirate da quell'espressione sospesa tra sorpresa e il dovere di tradurre ogni sillaba. Qualcuno in sala si è coperto la bocca per non lasciarsi sfuggire una risata più sonora. Spontaneità, sicurezza e zero paura della tempesta, la combinazione perfetta per un momento che profumava già di storia. Istante dopo istante, la stanza si è trasformata. Dal gelo iniziale si è passati a una complicità quasi giocosa. Bar, con un lampo malizioso negli occhi, ha detto, c'è chi pensa che debba restare sempre serio, ma io ho imparato a godermi i giorni, anche quando graffiano. Non ha senso vivere dentro gli stampi che ci versano addosso. Elçin ha sorriso e ha messo il suo sigillo. La nostra serenità non è un prodotto da confezione. Non dobbiamo piacere a tutti per essere reali. Quel passaggio ha strappato un applauso spontaneo che ha sciolto gli ultimi nodi in gola a molti presenti. Dietro le telecamere, diversi esperti del settore si sono scambiati occhiate sbalordite. Uno sussurrava, neanche le star americane parlano così davanti alla stampa internazionale.
Era vero? Chi orbita tra contratti titanici e uffici stampa sempre allerta e in genere pesa ogni sillaba. Quello a cui si stava assistendo era una rottura netta con l'abitudine, sincerità allo stato puro, rischiosa per tanti, irresistibile per altri, di certo indimenticabile. E la scena non si è fermata lì. Con il procedere degli interventi, la conferenza si è trasformata in un piccolo festival di espressioni senza filtro, risate contenute e commenti che Elchin, con garbo e ironia, restituiva al mittente. I telefoni dei cronisti hanno iniziato a vibrare senza sosta già prima che tutto finisse. Era la rete che si accendeva, clip, brevi frammenti, primissimi piani sull'interprete che non sapeva se ridere o nascondersi dietro il leggio. In pochi minuti, Instagram, X e TikTok sono stati inondati da titoli lampo. La faccia dell'interprete quando Bar dice tutto. L'interprete che non regge più la sincerità. Momento storico. Elchin spiazza anche chi deve tradurre. Tra i commenti più condivisi. L'interprete stava pensando, non vorrei tradurre questo, ma mi pagano per farlo. E ancora, anch'io sono rimasto a bocca aperta. Che modo di parlare. Qualcuno ha scritto, piaccia o no. Almeno non recitano quando spengono le luci. Passate poche ore, dietro le quinte, alcuni produttori stranieri hanno organizzato una riunione lampo. C'era chi temeva che quella schiettezza potesse complicare futuri accordi, chi contava i possibili danni collaterali. Ma la maggioranza è arrivata alla stessa conclusione, sono così per davvero, e proprio per questo la gente li ama. Se li costringiamo a smussarsi, perderemo ciò che li rende unici. È trapelato perfino che una piattaforma digitale internazionale abbia contattato immediatamente il loro entourage. Vogliamo il vero Bar e la vera Elchin. Niente personaggi. Vogliamo la loro energia, così com'è, davanti alla camera. Da lì, le indiscrezioni. Forse un nuovo progetto globale capace di riscrivere ancora una volta le regole. Nel frattempo, la protagonista in attesa della serata, l'interprete, ha chiuso il leggio portandosi una mano al petto e, ridendo con sollievo, ha detto a chi le stava vicino: «Non sono abituata a tutta questa verità tutta insieme». Quella frase, riportata nei corridoi e poi online, è diventata virale quasi quanto le risposte di Bar ed Elchin. I feed continuavano a ronzare, i titoli a moltiplicarsi, i commenti a dividersi. C'è chi invocava prudenza, chi applaudiva il coraggio, chi analizzava ogni sfumatura come se si trattasse di una scena entrata all'improvviso nella realtà. Ma una cosa è rimasta chiara, a luci spente, a Bar Arduk ed Elchin Sangu non servono maschere per brillare. La loro spontaneità è un marchio, una firma, e il mondo intero l'ha vista di nuovo, senza veli. Prima di proseguire con il resto del video, una nota per voi, spettatori di Stelle Turche Rivelate. Se amate questi momenti in cui la verità rompe il copione, ricordate di iscrivervi, attivare le notifiche e lasciare un like. E ditemi la vostra. Pensate che Bar ed Elchin abbiano fatto bene a parlare con questa franchezza? O credete che una sincerità così diretta possa metterli in difficoltà? Scrivetemi tutto nei commenti e confrontiamoci lì. Tornando alla serata, c'è un ultimo passaggio che ha dato il senso di un punto di svolta. Tra i critici, i fan, i colleghi, il verdetto è stato sorprendentemente condiviso. Non si è trattato di una semplice conferenza stampa. È sembrato l'inizio di una nuova fase nelle loro carriere, una stagione in cui l'autenticità pesa più della strategia, in cui la trasparenza non è un rischio da evitare ma un valore da mostrare. Una traduttrice sorpresa, una platea sbigottita, due volti noti che hanno deciso di non schermarsi. Ecco il quadro più discusso della stagione. Perché, in un ambiente dove l'apparenza spesso prova a cancellare la sostanza, la verità fa più rumore di qualsiasi slogan. Ieri sera, davanti a tutti, quell'eco si è sentita forte e chiara. A fine serata, quando le luci hanno smesso di bruciare e la sala si è svuotata a metà, Bar ed Elchin sono rimasti ancora qualche minuto sul palco, scambiandosi uno sguardo che sembrava dirsi era ora. Hanno ringraziato i presenti, senza ripetere formule imparate, senza aggiungere spiegazioni superflue. Hanno salutato come si saluta dopo una chiacchierata vera, con una stretta di mano, un cenno del capo e un sorriso disarmante. Intorno, qualcuno continuava a mormorare che sarebbe stato più prudente scegliere una via neutra. Eppure proprio quell'assenza di neutralità ha regalato spessore alla scena. La loro immagine, ieri, non era una parete da sfiorare con cautela, ma una finestra spalancata su una stanza in cui c'era aria da respirare.
E forse è questo il segreto che li tiene in cima all'interesse collettivo, non la perfezione di un quadro immobile, ma la vibrazione di un presente che accetta le pieghe, gli imprevisti, persino le domande più scomode. Mentre le clip continuavano a macinare visualizzazioni, i primi editoriali hanno iniziato a comparire online. Alcuni titolavano che la coppia aveva osato troppo, altri li definivano liberi. C'era anche chi cercava una lettura intermedia, parlando di una strategia alternativa, ma i fatti smentivano quella ipotesi. Se c'è una strategia nella spontaneità, è il suo contrario. È lo scarto fra il dire e l'essere che ieri non si è visto. Si è visto, invece, un presente limpido, pronunciato a voce piena. E a volte basta questo per cambiare l'inerzia di una carriera, un passo mezzo fuori dal tracciato che, invece di far inciampare, indica una nuova direzione. A tarda notte, fuori dall'hotel, qualcuno ha raccontato di aver visto i due ridere con la leggerezza di chi ha alleggerito lo zaino, di chi smette di controllare ogni gesto e ritrova il piacere di stare al mondo. Forse non li renderà inattaccabili, forse non è la strada più semplice, ma è la loro. E quando una strada è tua, si vede, si sente, si racconta da sola. E oggi, mentre la rete continua a masticare e rilanciare ogni frammento di quella conferenza, resta addosso la sensazione che certe verità non hanno bisogno di altoparlanti. Si propagano come fanno i segreti veri, passando di sguardo in sguardo, di finestra in finestra, di cuore in cuore. Ecco perché, a distanza di poche ore, sembra già di parlare di un prima e di un dopo. Un prima fatto di domande prudenti e risposte ordinate. Un dopo in cui le frasi non chiedono permesso e la traduttrice ride perché la vita, a volte, arriva tutta insieme. Grazie per aver guardato il mio video. Ci vediamo al prossimo appuntamento qui su Stelle Turche Rivelate. Prendetevi cura di voi e a presto!